Benvenuti, sognatori e testimoni dell'improbabile, a una nuova edizione di Stelle Turche Rivelate, lo spazio in cui i segreti smettono di nascondersi. Oggi non parliamo di monumenti, ma di un incontro che sta facendo tremare i corridoi dello spettacolo internazionale. Scena, Parigi. Protagonisti, Can Yaman e Demet Özdemir. Due nomi che molti credevano distanti per sempre si sono ritrovati allo stesso tavolo, in una cornice così intima da sembrare scritta per un film che nessuno avrebbe dovuto vedere. Se credete che dove c'è fumo ci sia sempre un incendio, mettetevi comodi. Quello che è successo nella capitale dell'amore prende per mano il 2026 e prova a riscriverne il copione. Prima di addentrarci nel cuore di questa storia di sussurri, esitazioni e domande sospese, ricordate di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate, attivare le notifiche e sostenere il nostro lavoro con un like. Se volete entrare nella nostra cerchia più esclusiva, il tasto Join è lì per voi. E adesso, bruciamo le distanze e torniamo a quella notte parigina in cui le coincidenze hanno smesso di esistere. Per molto tempo Can Yaman e Demet Özdemir sono stati come due traiettorie luminose che brillavano senza più intersecarsi. Nelle fantasie dei fan restavano uniti, certo, ma nella realtà percorrevano strade rigorosamente separate, con sorrisi posati sulle riviste e progetti professionali in piena corsa. Poi, all'improvviso, una soffiata, una foto sgranata, un vociare in francese con accenti troppo curiosi per essere casuali. Parigi avrebbe fatto da scenario a un incontro pensato per rimanere invisibile. Solo che invisibile non è rimasto. Capire il contesto è fondamentale. Il mondo stava ancora commentando la recente separazione di Can da Sara, mentre l'attenzione su Demet si spostava verso il suo nuovo legame con Engin Kokagoz, culminato in una proposta importante. Proprio quando tutti pensavano che le loro vite si fossero configurate in nuovi assetti, ecco arrivare quelle immagini inattese. Un ristorante riservato, luci basse, due sagome familiari che condividono la stessa tovaglia. Non una chiacchierata di cortesia tra ex colleghi, dicono i bene informati, ma un appuntamento capace di cambiare la conversazione di un intero paese. Le voci più insistenti raccontano di un dettaglio che ha acceso la miccia. Subito dopo la proposta di Engin Kokagoz, Can avrebbe deciso di porre fine a un silenzio lungo e rigido. Si dice che non si sentissero da tempo, eppure quel telefono ha squillato con un invito preciso, quasi urgente: vediamoci in Francia. Non sono chiari i termini, i passaggi, le parole esatte. Quello che è chiaro è che Demet ha accettato. Un fine settimana di fuga, spiegato ai più come una semplice pausa. Ma a giudicare da come Parigi ha reagito, pausa non è la parola giusta. Lo schema di discrezione è stato perfetto fino all'ultimo metro. Nessun post allusivo, nessuna storia su Instagram, nessun indizio depositato tra le solite amicizie. Eppure, quando si è scelto uno dei luoghi più esclusivi della città, è bastato l'occhio allenato di alcuni cronisti locali perché il velo cadesse. Le foto non sono nitide, i dialoghi si perdono nel brusio delle posate e nei bicchieri che si toccano, ma non c'è dubbio su ciò che contano davvero. Can e Demet si sono seduti uno di fronte all'altra e hanno parlato a lungo, con quella concentrazione che nasce solo quando si sta affrontando qualcosa di serio. La domanda che galleggia nell'aria è inevitabile: perché adesso? Tra le teorie che rimbalzano con più forza ce n'è una che conquista terreno minuto dopo minuto. Can avrebbe voluto un incontro con un solo obiettivo: mettere davanti a Demet una verità emotiva difficile da ignorare, chiedendo, senza mezzi termini, un'ultima possibilità. Il tempismo, così vicino alla proposta di Engin, ha caricato di elettricità ogni supposizione. Amici, fan e curiosi oscillano tra due letture opposte: gesto coraggioso e romantico o tentativo tardivo e egoista. Voi da che parte state? Ditecelo nei commenti e, se apprezzate questa indagine con i guanti di seta, il vostro super thanks ci aiuta a rincorrere ogni dettaglio. Le conseguenze di quell'appuntamento non si sono esaurite al conto portato al tavolo. Secondo chi era nelle vicinanze, non è stato un incontro frettoloso. Avrebbero scelto ingressi separati e uscite sfalsate, come due professionisti dell'ombra che sanno calibrare i minuti. Dentro, invece, il tempo si sarebbe dilatato. Pare che siano rimasti seduti per ore. In alcuni momenti Demet aveva gli occhi lucidi, colpita da parole che l'hanno attraversata più del previsto. Can, famoso per un carisma spontaneo, appariva privo di leggerezza, quasi intrappolato in una serietà nuova. Dove un tempo volavano risate,
ora scivolavano sguardi intensi. Dove c'era complicità disinvolta, affioravano frasi pesate come pietre. La narrazione che circola nelle retrovie parla di un regolamento di conti speciale, non duro, ma necessario. Riemerge un passato mai davvero addormentato, capace di bussare quando tutti stanno per spegnere la luce. C'è chi ha scommesso di aver colto una dichiarazione limpida. I sentimenti di Khan non si sarebbero mai dissolti del tutto. Nonostante nuovi incontri, nuove storie, nuovi ponti attraversati, quel filo resterebbe intatto. Alcune fonti arrivano a riferire una frase che taglia il respiro. Forse arrivo tardi, ma non ho smesso di credere in noi. Autentica o ricamata dal chiacchiericcio? Impossibile dirlo con certezza, ma la sua eco ha già fatto il giro delle tastiere. E Dimet? Il suo quadro emotivo, raccontano, è una pagina non ancora bastonata dalla punteggiatura. Da quando è entrata in scena la proposta di Engin Cocagoz, l'attrice sarebbe in piena tempesta interiore. Una confidenza trapelata tra amiche fidate avrebbe aggiunto benzina al fuoco. Ci sono storie che non si chiudono davvero. Una frase piccola, ma capace di far tremare tetti interi. Se sia stata detta proprio così o se sia frutto dell'immaginazione di chi vuole credere, resta il dubbio. Ma il dubbio, quando si parla di cuore, fa più rumore delle certezze. La domanda che morde è colossale. Engin Cocagoz sapeva? Se Parigi non è stata una dispersione casuale, allora potremmo essere davanti a un triangolo pronto a scrivere titoli altisonanti. Da una parte la ritrovata urgenza di Khan, dall'altra l'impegno che bussa alle porte di Dimet, in mezzo un vortice in cui ogni gesto pesa il doppio. È il silenzio prima del temporale o il segnale che tutto è già iniziato? Nessuno lo dice, nessuno lo smentisce, e proprio questo rende ogni ora più lunga della precedente. Intanto, un effetto collaterale si è imposto con la forza delle maree. Il nome Candem è tornato a circolare con potenza, senza simboli, ma con tutta l'energia di una memoria collettiva pronta a riaccendersi. Gli utenti ripescano interviste lontane, clip tratte da backstage pieni di sguardi complici, frammenti di vecchie dichiarazioni. C'è chi sostiene che l'incontro servisse a chiudere un capitolo con maturità, e chi invece è certo che sotto la superficie stia ribollendo qualcosa che non ha nulla a che fare con l'archiviazione. La verità, per ora, resta serrata dentro due telefoni che non squillano in pubblico. Era addio o preludio? Il bello, o il crudele, è che l'incertezza ha il sapore magnetico delle grandi storie. Senza conferme né smentite, i media hanno già scelto l'immagine perfetta. Due volti familiari, un tavolo isolato, una città che custodisce baci e segreti da secoli. Parigi non si è limitata a ospitare un incontro, l'ha consacrato, regalandogli quell'aura di inevitabilità che rende tutto più potente. E se quello fosse il primo tassello di un mosaico destinato a crescere? O al contrario, il sigillo finale posto contatto, ma con fermezza? Ogni interpretazione è aperta, ogni titolo possibile. Una cosa, però, è lampante. Can Yaman e Dimet Özdemir hanno riacceso una curiosità che non si vedeva da tempo. La loro scelta di restare zitti li rende più rumorosi di qualsiasi comunicato. E in questo silenzio attentamente costruito c'è una dichiarazione implicita. Ciò che conta davvero non è pronto per la luce piena. Non ancora. Forse perché le decisioni importanti hanno bisogno di spazio, o forse perché ogni attimo che precede la verità è una forma di verità a sua volta. Riavvolgiamo per un istante. Khan viene da una separazione che ha lasciato interrogativi. Dimet si trova davanti a una svolta sentimentale con Engin Cocagoz. Mettere questi due vettori nella stessa stanza significa farli dialogare, anche quando si cerca di fermare il tempo. Che ci sia stato perdono, richiesta, rimprovero o tutte queste cose insieme, Parigi li ha visti attraversare un confine che solo loro conoscono davvero. E qualunque sia il punto d'arrivo, una traccia resterà. La consapevolezza che certe linee non smettono di incrociarsi, anche se le allontani con tutte le forze. Non ci stupirebbe scoprire, tra qualche settimana, un gesto minuscolo capace di parlare per loro, una canzone condivisa senza commenti, un dettaglio in un'intervista schivato con un sorriso, un viaggio di lavoro che si sovrappone per poche ore. A volte la realtà sceglie sentieri laterali per non farsi catturare. Intanto, le copertine si preparano, i talk si scaldano, gli amici di amici aprono gli occhi e trattengono parole che non vogliono tradire. È l'onda lunga di un incontro che doveva rimanere un sussurro e che invece è diventato coro. Questo, per essere chiari, non è un racconto concluso. È una domanda prolungata.
È un paragrafo senza punto. Che il 2026 diventi l'anno di Cane Dimet dipende da decisioni che nessuna camera saprà rubare. Nuove strade, nuove persone, promesse da mantenere o da riscrivere. In mezzo a tutto questo, un tavolo parigino ha inserito una variabile capace di ridisegnare le mappe. Non si è parlato del passato per nostalgia, ma per capire se quel passato abbia ancora qualcosa da insegnare al presente. Noi di Stelle Turche Rivelate siamo arrivati al termine di questo racconto esclusivo, ma adesso tocca a voi. Pensate che Dimet dovrebbe concedere a Khan uno spiraglio o credete che il suo percorso con Engin Kokagoz meriti di proseguire senza interferenze? Scrivete la vostra verità nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi capitoli e attivate le notifiche. Se desiderate sostenere le nostre indagini e accedere ai contenuti riservati, il pulsante Join è pronto. Grazie per aver camminato con noi tra le vie di Parigi. Alla prossima, da Stelle Turche Rivelate.